Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Allora, oggi voglio parlarvi del pizza tour che ho effettuato a Breslavia. Come forse sapete, una settimana fa sono andato in questa bellissima città polacca ad andare ad esplorare la scena della pizza napoletana. Ovviamente il viaggio era anche una scusa per visitare un'altra città polacca, a me piace tantissimo la Polonia, quindi ogni volta che posso colgo la palla al balzo per andarci. Ma Breslavia la stavo tenendo d'occhio già da un anno ormai e in effetti la scena della pizza napoletana si è rivelata non solo molto interessante ma anche molto sorprendente. Infatti io ero partito con un itinerario di pizzerie da visitare che ho dovuto cambiare durante la mia permanenza lì. Questo anche grazie a chi mi ha seguito durante il tour, infatti sono stato molto contento di come sia andato, c'è stato un enorme feedback soprattutto sul mio canale Instagram di persone che mi seguivano in tempo reale e mi hanno dato anche consigli in tempo reale. Questo mi ha permesso di scoprire anche pizzerie che non conoscevo e di avere più o meno le opinioni persino degli abitanti che erano lì a Breslavia. Dovete sapere che Breslavia ha una comunità di italiani molto vasta ed è testimoniata dal gran numero di ristoranti italiani sul posto, ma anche di pizzerie non solo napoletane. Pensate che addirittura c'è una strada che è considerata un poco la Little Italy di Breslavia. Questo perché ci sono una serie di ristoranti italiani in fila e addirittura è stata inaugurata la statua di un gnomo tutto made in Italy. Breslavia è famosa per le piccole statue di gnomi che potete trovare dappertutto e qualche anno fa un italiano residente a Breslavia, Marcello Murgia, ha deciso di attuare una raccolta fondi proprio per far sì che anche gli italiani avessero il proprio gnomo che li rappresentasse e la statua è simpaticissima. Rappresenta uno gnomo a bordo di una Vespa che tiene in una mano un fiasco di Chianti e nell'altra, neanche a farlo apposta, una teglia con della pizza sopra e sul retro della Vespa ha una caffettiera moka. In ogni caso sto divagando, vorrei ritornare sulla scena della pizza napoletana. Vi dico brevemente quali sono le pizzerie che ho visitato. Prima di tutto io non ho cominciato il tour direttamente a Breslavia, ma sono andato fuori in un paesino chiamato Sitzov. Questo perché un paio di settimane prima della mia partenza sono entrato in contatto con il proprietario di un ristorante italiano, il suo nome è Francesco Servo, e lui mi ha invitato a visitarli. Mi ha fatto conoscere la sua piccola realtà in questo paesino sperduto della Silesia, dove lui e sua moglie hanno costruito un piccolo ristorante di cucina napoletana nel retro della loro casa e questo ristorante ha avuto un successo enorme. È stato incredibile vedere in questo piccolo spazio ricavato nel retro del giardino con una ventina di coperti questa realtà tutta napoletana, non in una grande città ma in un paesino sperduto. Era proprio un'azienda a conduzione familiare perché tra l'altro lo chef era il padre di Francesco. Io non ho avuto modo di assaggiare la cucina napoletana perché ovviamente ero là per la pizza e la pizza devo dire mi ha soddisfatto molto, quindi sono grato a Francesco di avermi fatto conoscere la sua realtà e spero che qualcuno di voi possa anche andarla a trovare. Il secondo giorno sono riuscito a mangiare una pizza in pausa pranzo e anche una cena. In pausa pranzo sono andato in questa pizzeria chiamata Piec Nasiewski. Questa pizzeria dimostra una cosa che è da tenere in considerazione, il fatto che stranamente a Breslavia sono più i polacchi i proprietari di pizzerie napoletane che non gli italiani e a quanto mi sembra di aver capito questa è una situazione che accomuna un poco tutta la Polonia, un paese che si sta avvicinando molto al concetto di pizza napoletana ed è una cosa che io avevo già riscontrato circa un anno fa. Un anno fa mi sono trovato a Cracovia e sono andato a mangiare in ben due pizzerie. Una piccola pizzeria che si trovava proprio al di fuori del paese, in un piccolo villaggio chiamato Bibice e gestita da un polacco, Łukasz Arabia, e un'altra invece molto più grande nel centro di Cracovia chiamata Nolio. In entrambi i casi le pizzerie napoletane erano di proprietà di polacchi. La stessa cosa ho riscontrato anche a Breslavia, partendo proprio da Piec Nasiewski, che era gestita da tre polacchi che parlavano perfettamente italiano, lingua che a quanto pare è molto parlata a Breslavia non solo dagli italiani ma anche molto dai polacchi. Questi polacchi sono stati più volte a Napoli, hanno assimilato il concetto di pizza napoletana e l'hanno riportato nella città. Il locale era molto piccolo e rustico, ma loro a distanza di poco tempo hanno aperto anche un secondo locale chiamato Vaffa Napoli. Io purtroppo non sono riuscito a entrarci perché a quanto pare è la pizzeria più popolare di Breslavia. Io non sono entrato perché avrei dovuto attendere mezz'ora ed erano le 4 di una domenica pomeriggio, per farvi capire. In ogni caso molti mi hanno detto che non c'era molta differenza tra le due pizze. Io avrei voluto più che altro riscontrare differenze perché hanno due forni di tipo diverso. La pizza di Piec Nasiewski comunque non mi è dispiaciuta, l'ho ritenuta ovviamente accettabile considerato il contesto in cui mi trovavo, ovvero una città polacca. Questo fino a quando però non ho mangiato la sera
da Iggy Pizza. In quel caso i miei concetti su quella che poteva essere la pizza napoletana si sono stravolti completamente, perché da Iggy ho mangiato una pizza fenomenale. Tra l'altro una pizza che potrebbe non piacere a molti perché è rappresentata nella tipologia a canotto. Non è un caso. Il pizzaiolo è un ucraino che però è stato per 15 anni a Napoli e ha lavorato tra Napoli ed Aversa, ma anche da Porzio a Napoli, e anche là la pizza esce un poco fuori dai canoni della pizza tradizionale napoletana. Mi sono trovato di fronte a un impasto ben lievitato, maturo, una pizza molto gustosa, e sono rimasto molto soddisfatto, ma soprattutto sono rimasto soddisfatto perché ho avuto modo di parlare col proprietario che io non avevo nemmeno contattato. È stato lui stesso durante la serata che è venuto, si è seduto al mio tavolo e si è presentato, e a quel che ho capito mi aspettava nella sua pizzeria. Quindi è stata un'ottima occasione per scoprire qualcosa di più sia sulla pizzeria che sulla realtà della pizza napoletana a Breslavia e in Polonia. E tra l'altro è stato proprio il proprietario di Iggy Pizza, Maciek, che mi ha suggerito un'altra pizzeria non poco lontano da là che io non avevo proprio nella mia lista e di cui non ero proprio a conoscenza, che si chiama Oliva i Ogien. Sono andato il giorno dopo a pranzo e anche là ho trovato una pizza degna di nota, un altro canotto molto ben maturo, leggero, digeribile e saporito. La sera sono andato in un'altra pizzeria, si chiama Ogien, il proprietario si chiama Remy. Lui era uno con cui ero in contatto da più di un anno ed è stato anche lui che mi ha fatto un poco affacciare alla scena della pizza napoletana in quella città. La sua pizza è molto più di stampo tradizionale, classico, la definisco senza pretese e senza fronzoli, molto semplice. Lui è un ragazzo di Otranto e anche uno dei pochi italiani che possiede una pizzeria di stampo napoletano. Potrei sbagliarmi ovviamente perché nel frattempo mi hanno fatto molti altri nomi, ma come vi ho detto il tempo è stato davvero poco e quindi io spero sinceramente di ritornarci. È stata una bella finestra su quello che è in generale il mondo della pizza napoletana in Polonia. Come vi ho detto ho già avuto una prima esperienza con Cracovia, ma parlando anche con i professionisti che lavorano a Breslavia mi hanno fatto parecchi nomi e mi hanno detto come la scena si stia molto espandendo e soprattutto l'approccio che si ha verso la pizza napoletana. Una cosa da tenere in considerazione sono i prezzi. I prezzi di una pizza napoletana da quelle parti sono bassissimi, sono quasi pari a quelli di Napoli, se non pari o addirittura inferiori. La margherita più economica che ho pagato mi è costata 16 zloty. Ragazzi, 16 zloty è l'equivalente di 4 euro, prezzi che non riusciamo ormai quasi più a trovare neanche a Napoli. Nonostante ciò, i proprietari assicurano di utilizzare ingredienti originali provenienti dall'Italia e io mi sono domandato e ho domandato loro in che modo possono tenere i prezzi così bassi. Io ho avuto differenti risposte. C'è chi ha potuto abbattere i costi perché possiede la proprietà della pizzeria o addirittura ha deciso di abbattere il costo dell'intermediario nella distribuzione andando a prendere i prodotti direttamente in Italia e importandoli. C'è chi invece tiene un margine di profitto molto basso e deve lavorare sulla quantità delle pizze. C'è chi invece ha adottato una soluzione di compromesso e non utilizza tutti gli ingredienti provenienti da Sud Italia, ma ad esempio utilizza mozzarella prodotta in loco. In ogni caso questo mi ha dato molto da pensare perché in tutti gli altri paesi in Europa e nel mondo dove sono stato la pizza napoletana rappresenta un piatto molto più di lusso rispetto a quello a cui siamo abituati qua a Napoli e i prezzi sono decisamente superiori. Io voglio chiudere il video qua invitandovi, se potete, ad andare voi stessi a Breslavia e a visitare la scena della pizza napoletana, ma non solo, a visitare una città che è bellissima. Io sarò di parte perché, come vi ho detto, amo la Polonia, ma Breslavia è una città molto viva, molto interessante, molto dinamica. In più è una città ricca di storia. Ho potuto approfondire diversi lati della storia di Breslavia, ovviamente con un forte accento anche sull'età contemporanea, sui tempi della seconda guerra mondiale. Abbiamo visitato il ghetto ebraico e quindi è una città che ha molto da offrire e che io vi consiglio caldamente di visitare anche al di là della pizza napoletana. E allora ragazzi, detto questo, io ho cercato di farvi un excursus sia un poco sulla scena della pizza napoletana che anche sulla città in generale. Spero ovviamente che voi possiate andarla a visitare con i vostri occhi. Fatemelo sapere se andate, fatemelo sapere se visitate le pizzerie che ho visitato io, fatemi sapere se ne conoscete di nuove, così che io abbia la scusa per tornarci di nuovo. Io allora vi abbraccio, vi auguro una bellissima giornata e ci rivediamo la prossima volta. Ciao! Io ho mangiato tantissima pizza napoletana, però non ho avuto neanche il tempo di mangiare qualcosa della cucina polacca, che a me piace tantissimo, soprattutto i piroghi. Mannaggia a me.